Preliminari molto curati, una regia ben studiata, qualche inevitabile lungaggine, ma insomma ci possiamo stare. D'altronde io credo, Rino, che a casa anche possano gustare queste fasi, questi preliminari. Se non si esagera vanno bene. Ad esempio l'arrivo sul ring in tappeto, sul tappeto volante di Ahmed è stato uno spettacolo, ha lasciato il segno. Ecco, sta arrivando sul ring Chris Bird. Chris Bird ha un record molto interessante. 29 vittorie e una sola sconfitta, 30 vittorie e una sola sconfitta, 18 KO. È un guardia destra del Michigan, 29 anni, è nato il 15 agosto del 1970, è stato battuto da Ike Ibeauci, KO tecnico alla quinta ripresa, poi ha infilato 4 successi prima del limite. Klitschko ha conquistato il titolo il 26 giugno del 99 battendo a Londra Herbie Hyde, KO alla seconda ripresa, lo ha difeso contro Ed Mahone a Oberhausen in Germania, KO tecnico alla terza ripresa. La seconda difesa ad Amburgo l'11 dicembre dell'anno scorso contro Obed Sullivan, KO tecnico alla decima ripresa, ed è l'unica volta che Klitschko è arrivato al 10° round. In precedenza non aveva mai superato la sesta ripresa. È la prima ripresa. Chris Bird è in guardia destra, pantaloncini neri. Klitschko dice di avere come modello Max Schmeling, probabilmente lo dice per in onore alla nuova patria. Il destro stavolta è andato a segno, si chiude in un angolo, Bird riesce a uscire dalla scomoda posizione, riguadagna il centro del ring. Scuote la testa Bird, non sembra molto intimidito però, per dire la verità. Il sinistro di Bird, adesso addirittura quasi un urlo di guerra lanciato da Bird. Tocca col sinistro Bird. Fuori misura Klitschko, entra Bird. Ed è Bird che si aggiudica il quinto round. Tutti in piedi, pochi americani. È un match che diventa interessante. Perché questo Bird è in grado di porre dei problemi per i quali ai quali Klitschko non trova la soluzione. D'altronde, Rino, come abbiamo già detto più volte, il match in questo momento è nelle mani di Bird, nel senso che se si limita a controllare la situazione, anche lo spettacolo, d'altra parte il compito di Bird non è quello di far divertire la gente, ma di portare a casa la pelle. Certo. La pelle e possibilmente il titolo, perché no? Io ho una situazione di equilibrio fino a questo momento, poi naturalmente bisogna vedere i giudici, che possono anche essere influenzati un po' dall'ambiente, anche se mi pare che il pubblico non sia così caldo. No.
fino a questo momento il pubblico è probabilmente più deluso. Non si che aspettava altro. una resistenza di questo genere da parte di Bird. Tra l'altro Rino, siamo nella sesta ripresa e Klitschko non è andato mai oltre i 6 round, quindi no, è andato anche Contro Bed Sullivan. Contro Ben giusto, è Sullivan, andato, KO tecnico alla decima ripresa. alla decima, però rarissimamente. Una sola volta oltre la sesta ripresa. Certo. 6 round li aveva dovuti fare contro Gilberto Williamson a Francoforte nel 97. Intanto Bird si prende un'altra soddisfazione. Non sono colpi potenti quelli che Bird riesce a mettere a segno, però servono a disorientare Klitschko, a infastidirlo, a innervosirlo, a togliergli sicurezza. È la conclusione della sesta ripresa ed è una ripresa di Chris Bird. E a questo punto la situazione diventa complessa, perché non solo Klitschko non riesce a risolvere l'equazione che gli propone l'avversario, non riesce a mettere a segno i suoi colpi, ma a questo punto, almeno a mio parere, è addirittura in svantaggio. Probabilmente nessuno si aspettava però una resistenza di questo genere, una prestazione. Sai, il pugilato è gioco di caratteristiche e poi insomma se andiamo a vedere nel record di Klitschko sì 27 KO, ma insomma Herb Hyde, l'inglese che non è stato, quando ha incontrato Riddick Bowe, Hyde non è praticamente esistito. Il nostro Spinelli sì, campione d'Italia, ma ecco, questo campione d'Italia dei massimi non vuol purtroppo dire nulla, ecco. E poi molti pugili ormai stracotti tipo Ribalta nel 98, figuriamoci. Avversario di Tyson nell'89, ed era già sulla strada del declino 9 anni dopo. Ad ogni modo siamo alla nona ripresa in diretta da Berlino. Vitaly Klitschko difende il titolo WBO dei massimi contro Chris Bird. Io ho un punto di vantaggio per Klitschko dopo 8 round. Il pubblico adesso scandisce Vitali, che è il nome di Klitschko. Vitali e Vladimir sono i nomi dei due fratelli Klitschko. Vladimir è all'angolo, fa un gran parlare, vedi Rino? Sì. Cerca di consigliare il fratello, ma adesso comincia a dare maggiore incisività ai suoi colpi Klitschko, senza peraltro trovare la precisione di cui avrebbe bisogno. Intanto colpito dal sinistro di Bird. una parte del pubblico ha cambiato bandiera, sì, Rino, sicuramente. Prova il destro Klitschko, lo provoca Bird. Aveva completamente abbassato la guardia Bird. Deve stare comunque attento, Ma l'impressione è che Klitschko non riesca neanche a dare la potenza necessaria ai suoi colpi, al di là della precisione. Saremo smentiti dai fatti, però mi sembra stanco.
che non è abituato. No. Ed è la conclusione di una nona ripresa che giudico pari. Una ripresa nella quale anche Bird si è preso le sue soddisfazioni. L'ipotesi della stanchezza di Klitschko ci sta tutta, perché come abbiamo detto una sola volta è arrivato al 10° round, proprio nell'ultimo incontro disputato l'11 dicembre del 99 ad Amburgo, quando ha battuto Obed Sullivan per KO tecnico alla 10ª ripresa. A parte quell'incontro, massimo 6 round scarsi, tra l'altro, perché ha vinto Una volta per KO, 6, una sesto volta round. 5 e se no mai più di 3. Quindi insomma non c'è una grande abitudine di andare avanti. Second out, next by one, 10 round 10. Di come respiri a bocca aperta. E gli levano un guantone, attenzione. È finito il match. Finito il match. Abbandona Klitschko, clamoroso. Clamoroso. Ma qui è successo qualcosa, Rino. Bisogna cercare di capire. Sì. Gli hanno levato il guantone sinistro, il pubblico è inferocito. Mentre invece Chris Bird viene abbracciato dai suoi. C'è molta confusione sul ring, incredulità da parte del pubblico, da parte dell'ambiente tedesco, da parte del clan di Klitschko, entusiasmo nell'angolo di Chris Bird. Bandierine americane dappertutto. Prima avevano detto di Ivan Drago all'inizio del match. Ti spiezzi in due, è finita alla stessa maniera, è finita male anche per Klitschko. Sì, c'è meno drammatico Molto di quello meno drammatico. ridicolmente. Attenzione, eccolo qua. Ecco qua il momento topico. Non un KO, ma un guantone sfilato. Però appunto non noto nel viso di Klitschko neanche l'espressione di sofferenza che poteva giustificare, ripeto, un infortunio, ma almeno apparentemente questa sensazione non c'è. Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Sieger durch technische K.O. in der 10. Runde und damit neuer Weltmeister im Schwergewicht. Dice vincitore per KO tecnico alla 10ª ripresa e nuovo campione del mondo WBO Chris Bird.